Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2023. Ok. Che dolori che sono gemelli. Abbiamo la torre, sto scherzando, nel senso, normalmente la torre sono eventi che destabilizzano in effetti, molte volte sono eventi fisici, molte volte semplicemente una caduta dell'ego, una caduta magari di alcune certezze, di alcune idee. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Questa è una stesa generale, può riguardare il lavoro, i movimenti familiari, affettivi, spirituali. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Quella sull'amore e gli affetti un po' più specifica uscirà la prossima settimana. Ragazzi, partiamo da una ruota della fortuna, eh? Poi abbiamo la regina di pentacoli, un cavaliere di bastoni al contrario. Di nuovo la torre. 8 di pentacoli, la torre, eremita e fante di pentacoli. Allora, qui con la ruota della fortuna arrivate da un cambio, può essere che si sia chiuso un certo tipo di ciclo nella vostra vita o che semplicemente ne stia iniziando un altro. Normalmente parla di eventi fortunati, sono cambi veloci, ma sono cambi che portano sempre qualche cosa di positivo. Considerato che vicino abbiamo la regina di denari, si potrebbe trattare di qualche eredità, di qualche vincita al gioco, di qualche opportunità molto positiva che se non è già arrivata arriva presto. Però qui ho come la sensazione che manchi una sorta di costanza in questo tipo di fortuna, se vogliamo, come se fosse una tantum, perché poi comunque la torre ce l'abbiamo qui, Andiamo a vedere, ripartiamo dalla torre, così con i mini tarocchi riesco a essere più precisa. 3 di coppe. E 9 di pentacoli. Allora, potrebbe essere quello che mi è venuto subito con il 3 di coppe è un nuovo gruppo di amici, dei nuovi conoscenti, o ci potrebbe proprio essere stato un cambio da lavoro dipendente a lavoro autonomo, vi dirò. Perché il 9 di pentacoli è qualcuno che lavora in modo autonomo, appunto, indipendente, la carta delle partite IVE, per capirci. Andiamo a vedere l'argine di denari, perché come la sensazione, ecco infatti, che potrebbe esserci un accordo con qualcuno, ragazzi, però come vi dicevo prima, è come se mancasse una sorta di continuità in questo tipo di accordo, in questo tipo di accordo potrebbe anche essere, perché comunque è un 2 di coppe. Potrebbe anche essere qualcosa di magari tra amici, un accordo tra amici, tra persone di interesse, tra partner, insomma. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, regina di spade e asso di bastoni. Vi dirò,
qui c'è come una gatta cicova, nel senso che se fosse un'offerta lavorativa con qualcuno con il o la quale siete legati in modo romantico, o perlomeno quello è l'idea che voi avete, ecco, vi dirò anche la sensazione che potrebbe essere il fatto che per questioni lavorative voi conosciate una persona con la quale vorreste qualche cosa di più, ragazzi. Vorreste dell'azione in più, del movimento in più, una sorta di linearità, di continuità, come vi dicevo prima. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Mm, infatti. Allora, se fosse una questione di tipo lavorativo, è come se ci fosse una sorta di cambio di decisione iniziale da cui si parte. Una proposta potrebbe essere un compromesso, ehm, c'è come un momento di gloria nella prima settimana di novembre, ma manca un qualche tipo di azione, di movimento, di concretezza. È come se non ci fossero dei piani, come se non ci fossero dei programmi, se le cose fossero confuse. Sì, magari c'è un accordo, sì, possiamo fare quella cosa lì, sì, tu li hai i soldi, sì, io li ho. Bon, a posto, ma poi come facciamo? Quello lo vediamo, no? L'importante è che ci siano i soldi. Vi dico questo perché è molto forte in questo senso, nel senso che c'è questa eredità, questo premio, può essere una liquidazione, può essere come si chiama, il pensionamento, un premio, qualche cosa. Questa la rimetto dentro perché non so come mi è uscita. Ehm, E qui quello che vedo proprio la difficoltà è dare una continuità. Il 2 di Pentacoli nello specifico parla proprio di alti e bassi finanziari. Quindi qualsiasi sia la fonte di abbondanza economica che avete o che possedete o che volete investire a inizio novembre, ragazzi, va bene, ma prima cercate di capire come poter arrivare a questa stabilità, non dico economica, però lavorativa perlomeno, cioè nel senso avere un lavoro costante. Poi gli ingressi si sa che qualcuno paga 30, qualcuno paga 60, qualcuno paga subito, quindi però andiamo a vedere la torre. 9 di bastoni, ma era già uscito prima, vero? 9 di coppe, 2 9. E qui abbiamo l'eremita che è un 9. Allora, ragazzi, la torre fa riferimento a una caduta di certe dinamiche di comportamento. È come se ad un certo punto quello che sentivo che qua mancava con questo cavaliere di bastoni al contrario, cioè l'azione, il movimento, il programma, è come se ad un certo punto qui vi stancaste di aspettare. C'è un qualche tipo di stagnazione qui che cadrà, che verrà giù. Quello che prima non riuscivate a tagliare con la morte al contrario, questo tipo di legame, perché qui con la regina di spade al contrario, devo dirvi che c'è parecchia confusione mentale. C'è l'accordo, magari vi siete anche infatuati di qualcuno che è intorno a voi, di un collaboratore, insomma, perché comunque qui c'è un gruppo di persone. Però con la carta della torre deve cascare l'ego, deve cascare, si deve modificare qualche situazione. Vi dico, quando arriva la torre normalmente sono
eventi inaspettati che effettivamente destabilizzano, però normalmente sono eventi mandati dall'universo, perché è come se o lo fai da solo o te lo faccio fare il cambio, ok? Nel senso che ci reindrizza. Probabilmente non siamo nella strada corretta, non siamo in una strada che vibra per il nostro più alto bene e l'universo ci manda i momenti torre per reindrizzarci. Qui devo dire che di battaglie ne avete già fatte tante, ma è come se le cose non si muovessero. Ed è quella la stagnazione. Vi dirò, può fare anche riferimento questo gruppo di carte al fatto che non trovando questo tipo di continuità lavorativa vi crolli un po' un sogno. Andiamo a vedere l'eremita, perché l'eremita, grazie, abbiamo l'8 di bastoni al contrario e la sacerdotessa al contrario. Bisogna fare chiarezza dentro di sé, ragazzi. Bisogna, l'eremita è la carta cioè il numero 9 è il numero dell'iniziazione. Ok, qui avete un 8 di bastoni. È un po' come dire, non comunicate né dove andate, né le vostre idee, né quello che pensate, né le riflessioni che fate, fino a quando non avete un'idea globale di tutta la situazione, perché in questo momento con la sacerdotessa al contrario siete ancora un po' nel è giusto o è sbagliato, cosa ho fatto di sbagliato, cose di questo genere. Invece, se la sacerdotessa fosse dritta, che è quello che andrete a fare col lavoro dell'eremita, inizierete a vedere le cose da un altro punto di vista, più in alto, diciamo, ok? Perché la sacerdotessa vede col terzo occhio, che è il sesto chakra, che è più in alto degli occhi, in mezzo alla fronte, quindi fisicamente è proprio più in alto. Però il punto è che qui comincerete a prendere le cose da un altro punto di vista, inizierete a dire, ok, questo è quello che è, ricomincio. Il Fante di Pentacoli è una carta di studi, è una carta di nuovi percorsi, è una carta di qualcuno che inizia a maneggiare tutti questi soldi che aveva la regina di denari. Ah, se state cercando degli, cioè scusate, se per caso mi sono arrivati un sacco di messaggi, state avendo un'eredità, una vincita, non volete tenere i contanti e state cercando un modo di investire i soldi, fate attenzione con chi parlate, andate sempre con vie ufficiali, cioè investiteli magari, non lo so, in vie ufficiali, non cercate broker o persone poco chiare, ok? Che vi dicono sì, 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 e poi ora di risolvere le cose non si muovono. Andiamo a vedere questo Fante di Pentacoli. Sette di coppe e 4 di coppe. Ragazzi, ho l'idea che qui sarete portati a fare una sorta di autoanalisi per capire che cosa togliere, che cosa si può effettivamente realizzare, che cosa invece non si può fare, che tipo di progetto dovete rifiutare, dovete scartare. È come se vi metteste fisicamente, vi dico a fare i conti, perché qui in questo mazzo il Fante di Pentacoli è rappresentato come una ragazza che insegna, sta imparando la matematica col pallottoliere. Quindi si tratta di farvi bene i conti in tasca prima di investire, perché quello che in realtà potrebbe essere un buon inizio. Ah, un'altra cosa che vi volevo dire, nel caso non abbiate subito i risultati che voi volete, perché l'ego, scusate, la torre fa riferimento all'ego. L'ego parla, cioè si mette dei risultati, no? È l'ambizione anche un po', no? Questo potrebbe essere semplicemente il fatto che i risultati che voi vi aspettavate all'inizio di questo progetto non siano in realtà pari alle vostre aspettative. Quindi è per quello che c'è questa, diciamo, questa torre. E qui si tratta di
fare un'analisi, vedere le cose nel lungo periodo e rifare un attimino i conti. Andiamo a vedere con gli oracoli che messaggio hanno. Momento di restyling comunque. Al mare. Allora, questa carta la sento particolarmente indicata per questa lettura perché è un po' come se vi dicesse: qua vedo la superficie del mare, qua vedo le correnti marine che sono sotto e che non si vedono. In realtà è come se fosse tutto calmo, ma poi ci sono come delle correnti emotive sotto che vi spostano parecchio, e le rivedo con l'eremita, con il 4 di coppa al contrario e con la morte. E la mente comunque, qui ragazzi. E il fatto anche che devo dire siete stanchi in un certo senso. Quindi è proprio, c'è bisogno come di un periodo di riflessione, che cosa vale la pena portare avanti, cosa invece devo lasciare indietro, cosa devo rifiutare, che proposte, che offerte devo rifiutare. Va bene, amici di Gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Se per caso non vedete il tasto abbonati, vi dico che potrebbe essere una questione di o modello magari del telefono piuttosto che di aggiornamenti. Quindi vi consiglio o di cambiare macchina, quindi magari provare con un altro telefono piuttosto che il computer, oppure eventualmente di creare un altro account e provare con un altro account. Comunque, se dovessero esserci questi problemi, voi scrivetemelo nei commenti oppure me lo scrivete via mail e cerchiamo comunque di risolvere insieme il problema. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!